28 anni dopo il nuovo film di Danny Boyle, post-apocalittico horror, che è il seguito di 28 giorni dopo, girato diversi anni fa, che ebbe un successo enorme. Il livello qui si abbassa drasticamente. Non mi è mai piaciuto lo stile registico di Danny Boyle, tranne qualche film secondo me discreto, guardabile, accettabile, come Trainspotting, Piccoli omicidi tra amici e poco altro. Qui proprio la regia di Danny Boyle, che è un impiegato delle case di produzione mainstream, in questo caso la Sony, Columbia, e delle varie sottocase di produzione anglo-americane, rivela tutta la sua mediocrità registica, secondo me. Un film videoclipparo che già dall'inizio non si capisce bene dove vuole andare a parare, se non nel prendere quel pubblico di adolescenti amanti dell'horror e soprattutto dei videogiochi. Questo è un film proprio videogioco, uno spara e ammazza con gli zombie, ma uno spara e ammazza proprio riportata a un livello molto primitivo, molto appunto da videogame. Si ripetono nella sceneggiatura, una sceneggiatura secondo me pessima, proprio banale, infantile, una sceneggiatura diciamo al grado zero del film spara e ammazza zombie post apocalittico. C'era stato molto di meglio, per esempio in Io sono leggenda, con le sfumature anche banali, per carità, anche da mainstream telefonato al 1000x1000, però già il rapporto, per esempio in quel film di Will Smith con il suo cane, già smuoveva qualche emozione, perlomeno nel pubblico meno smaliziato, più idoneo a subire la propaganda dei film mainstream, ma c'erano più sfumature umane. Qui proprio lo sceneggiatore prende tutti i cliché di quello che è stato già visto in passato, li mette in una specie di inseguimento continuo, casuale, così ogni tanto compare uno zombie, a volte sono quelli ciccioni che strisciano lenti, a volte sono quelli formato umano rapidi, a volte c'è Polifemo, questo specie di zombie mostro gigante, e niente, li fa spuntare qua e questi iniziano a correre e a seguire i protagonisti. Mamma mia, che miniera di idee questa sceneggiatura, e con la solita cosa, insomma, della comunità che vive isolata. L'unica nota positiva è poter vedere su grande schermo la location, che mi sembra che sia la zona in Francia di Saint-Michel, cioè quella piccola isola che viene costantemente sommersa e scollegata dalle maree. Mi sembra che sia quella la location, anche se non ci sono mai stato, ed è una location molto molto affascinante, almeno che non sia stata riprodotta con l'intelligenza artificiale, mescolando location reali e location artificiali, questo non lo so. Comunque, a parte la goduria per gli occhi di vedere in alcune scene queste location e alcune ricostruzioni, come le costruzioni Memento Mori di Liam Neeson, il medico pazzo che vive nella terraferma, c'è davvero poco altro in questo film, compreso il ragazzino protagonista che sembra uscito da un telefilm
americano degli anni 90 e fa il suo dovere, insomma, a comando, piange quando deve piangere, ride quando deve ridere, ma non è affatto convincente. È semplicemente, come tutti gli altri attori, una prestazione di servizio che serve a far andare avanti la storia. Qualche nota in più ovviamente per Liam Neeson rispetto a tutti gli altri attori, ma è comunque imprigionato nel solito personaggio cliché, il pazzo isolato che in realtà poi è buono. Insomma, Danny Boyle non è stato mai un autore con la maiuscola, però dal mio punto di vista, poi sicuramente altri la penseranno in altro modo, però c'erano degli spunti, c'erano dei buoni territori di libertà in alcuni suoi film di parecchi anni fa. Qui proprio non rimane praticamente nulla, è un film mainstream di una major hollywoodiana, ma fatto con il minimo di fantasia possibile, cioè nel senso della serie ci impegniamo proprio non troppo nello scrivere la sceneggiatura, nel fare la regia. Ci sono all'inizio degli inserti di filmati d'epoca che scandiscono il ritmo delle scene in cui il giovane protagonista si prepara ad essere iniziato dal padre alla lotta con gli zombie, al tiro con l'arco, alla caccia dei mostri sulla terraferma, ma incredibilmente rimangono delle cose appese lì, cioè non si capisce proprio. Lo spunto era buono e la personalizzazione della regia con qualcosa di più interessante sembrava promettere qualcosa, invece sono immagini che rimangono lì, non si apre un discorso, non si capisce perché le abbia messe, e va bene, fa parte di questa regia videoclippara, con un brutto gusto delle inquadrature, con un pessimo gusto del montaggio, schizofrenica, così, con degli inserti quando arrivano per esempio le frecce a colpire gli zombie, degli inserti a fermo immagine, a videoclip nevrotici che appunto servono ad avvicinare ancora di più questo film all'estetica del videogame. Quindi questo è anche un film eccessivamente splatter, eccessivamente disgustoso, proprio perché non c'è niente da dire, non ha nulla da dire, non c'è neanche una sceneggiatura che riesca alla fine a tenere l'attenzione dello spettatore, perché questo ripetere della comparsa continua del nemico, dei mostri, è fatta nella maniera più banale possibile, cioè compaiono dal nulla nei luoghi che vengono esplorati. Anche la svolta finale in cui il ragazzino vuole salvare la madre è veramente una ipotesi di sceneggiatura molto debole, in quanto abbiamo visto la madre per tutta la prima metà del film morente a letto. Improvvisamente questa madre diventa atletica e pronta ad affrontare un lungo viaggio sulla terraferma, senza nessuna spiegazione a livello di trama. Vabbè, ma questi sono alcuni dei tanti dettagli, incongruenze. Fatto sta che viene somministrata una dose di malvagio splatter non giustificato, quindi vediamo proprio cose disgustose che vanno proprio oltre misura per un film che invece in 28 giorni si manteneva sul tono distopico, sul tono
anche con dei toni sempre diciamo banali da film mainstream per le masse, però affrontava anche un discorso in qualche modo sociale, prendendolo molto alla larga, e non aveva bisogno di mostrare budella, teste divelte con tanto di spina dorsale causate da Polifemo, il mostro gigante zombie che corre meglio di Mennea. Quindi interiora, sangue a volontà, spine dorsali umane mangiate, il tutto con una regia nevrotica, videoclippara, confusa, con un ritmo diciamo che a malapena rispetta la struttura tipica della sceneggiatura e fa quel minimo per tenere comunque agganciato un pubblico. Ripeto, questo film è adatto a un pubblico un po' nerd, un po' da videogiochi, un po' affamato di splatter, quindi un pubblico giovanile, fan dell'orrore, che si emoziona facilmente, si spaventa facilmente, anche perché i meccanismi del film non hanno una vera suspense, un vero crescendo, un bruciare lentamente di tensione e di pathos che aggancia le paure profonde dell'essere umano, proprio zero, rimane tutto in superficie. Quindi una buona dose di intestini e interiora ad alto budget, film brutto che presupponevo fosse molto meglio, dato che avevo visto 28 giorni dopo, e pur non essendomi sembrato un grande film, mi è sembrato comunque uno spettacolo degno di essere visto. No, qui Danny Boyle scende molto più in basso, si rivolge ad un pubblico, appunto quello della Columbia, della Sony, dello spara e ammazza da videogame. E che altro dire? Neanche l'ambientazione geografica è credibile con questi personaggi che si avventurano nella terraferma, così come se fosse un territorio inesplorato, ma poi praticamente non vanno a esplorare nulla, cioè fanno un giretto lì nei prati vicino alla spiaggia e incontrano un po' di zombie che escono da e niente, questi enormi budget finanziano questo tipo di film totalmente privo di contenuti, ripeto, come in parte era, o comunque era guardabile il film precedente 28 giorni dopo, per i contenuti che si agganciavano vagamente al tema distopico, al tema post-apocalittico. Qui c'è ben poco di post-apocalittico, non basta un'inquadratura della brughiera scozzese per dipingere un mondo post-apocalittico. La descrizione anche visiva di questa comunità che vive in quest'isola protetta, in questa roccaforte, è anche molto banalizzata dalla regia, che a tratti sembra una regia proprio amatoriale, anche nel senso estetico, elettronico dell'immagine. Sembra proprio che sia stato girato con delle camere elettroniche, camere a mano, inquadratura sporca, che però non aggancia lo stile del film, non aggancia le varie scene come fa a altissimi livelli. Per esempio il film Beard, uscito la settimana scorsa, di Andrea Arnold, che vabbè è un film molto bello, che non c'entra niente con questo, ma che utilizza anche la
la camera a mano anche molto più nevrotica e adrenalinica che qui, ma ha un senso, c'è un senso di quest'uso della camera a mano, c'è una progressiva asciugatura della camera a mano nel film di Bird di Andrea Arnold, che è collegata alla storia, che è collegata al montaggio, che è collegata allo stile. Vabbè, ma Andrea Arnold sa che cos'è la regia e ha fatto dei film, tra cui quest'ultimo Bird, che sono dei film assolutamente da vedere per chi ama l'arte cinematografica, anche se magari non sono dei capolavori o non ancora ne siamo consapevoli. Qui siamo di fronte al tipico film mainstream di zombie, con qua e là qualche spunto che tiene agganciato lo spettatore dentro la singola scena, dentro l'adrenalina della singola scena, ma se questo film mi fosse venduto al Game Store insieme ad un videogame, quindi un pacchetto che fornisce film più videogame, non mi stupirei affatto, e quindi lo lascio ad un pubblico magari più idoneo a questo tipo di prodotti.